Ciao ragazzi, facciamo oggi la conoscenza di quelli che sono i modi della scala minore melodica. Così come abbiamo fatto per le altre scale, per la scala maggiore, per la scala pentatonica maggiore, abbiamo costruito prima la scala maggiore, ad esempio, poi siamo partiti da ogni singolo grado della scala maggiore e abbiamo costruito delle scale utilizzando sempre le note della scala maggiore di partenza. In questo modo, ad esempio, abbiamo ottenuto i modi della scala maggiore. Abbiamo visto, ad esempio, che sul primo grado c'è la scala maggiore, che è la scala ionica. Partendo dal secondo grado abbiamo invece la scala dorica, sul terzo grado la scala frigia, sul quarto grado il modo lidio o la scala lidia, sul quinto grado la scala misolidia, sul sesto grado la scala eolia o scala minore naturale e sul settimo grado la scala locria. Questi sono i modi della scala maggiore. Adesso facciamo la stessa cosa per la scala minore melodica. Andiamo prima a costruirci la scala minore melodica, poi partiamo da ogni singolo grado della scala minore melodica e costruiamo delle scale che hanno sempre le stesse note della scala minore melodica di partenza. In questo modo otterremo quelli che sono i modi della scala minore melodica. Per poterci costruire la scala minore melodica, noi sappiamo che la scala minore melodica è una scala che nasce dalla scala minore naturale, quindi per poter costruire la scala minore melodica dobbiamo prima costruirci la scala minore naturale. Al tempo stesso, la scala minore naturale o scala eolia è una scala che nasce sul sesto grado di un'altra scala maggiore, quindi la nostra base di partenza, come al solito, sarà sempre la scala maggiore. Lo facciamo adesso in tonalità di Do, ci andiamo a costruire la scala minore melodica di Do e poi vediamo tutti i modi della scala minore melodica di Do. Per poterci costruire la scala minore melodica di Do, dobbiamo prima costruire la scala minore naturale di Do. La scala minore naturale di Do è una scala che nasce quando il Do si trova in posizione di sesto grado di un'altra scala maggiore. La scala maggiore che ha il Do come sesto grado è la scala di Mi bemolle maggiore, che è composta dalle note Mi bemolle, Fa, Sol, La bemolle, Si bemolle, Do, Re, Mi bemolle. Se noi appunto contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sul sesto grado abbiamo il nostro Do. Quindi per costruire la scala minore naturale di Do dobbiamo partire da un Do fino al Do successivo e costruire una scala che ha sempre le note della scala di Mi bemolle maggiore. Quindi sarà una scala composta dalle note Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol, La bemolle, Si bemolle e ritorna sul Do, che sono le note della scala di Mi bemolle maggiore. Facciamolo direttamente sulla nostra chitarra e costruiamoci la scala minore naturale di Do. Partiamo dal Do e suoniamo Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol, La bemolle, Si bemolle e torniamo sul Do. Abbiamo così ottenuto questa scala. Questa è la scala minore naturale di Do, che è appunto una scala che nasce sul sesto grado della scala di Mi bemolle maggiore e utilizza sempre le stesse note della scala di Mi bemolle maggiore. Noi abbiamo visto che la scala minore naturale presenta due ordini di problemi. Quello che interessa a noi in questo momento per la scala minore melodica è il fatto che la scala minore naturale ha una minore conclusività soprattutto in senso ascendente, quindi quando si va dal settimo grado nuovamente verso l'ottava, nuovamente verso la tonica della scala. Questo perché? Perché per la composizione che ha dei toni e dei semitoni che si sono spostati rispetto alla scala maggiore, adesso la scala minore naturale, tra il settimo grado e nuovamente la tonica della scala, c'è un tono di distanza. Come vedete ci sono due tasti, c'è un tono di distanza. Questo tono di distanza ha fatto perdere alla scala minore naturale la nota sensibile, che è quella che va naturalmente a risolvere nuovamente sulla tonica. Adesso la nota che si trova sul settimo grado, che si trova a un tono di distanza dalla tonica, non è più una nota sensibile, ma è diventata una sottotonica, proprio perché si trova a un tono di distanza. Per risolvere questo problema è stata introdotta la scala minore melodica. La scala minore melodica è uguale, come sappiamo, a una scala minore naturale, che ha però il sesto ed il settimo grado che si alzano di un semitono, dando in questo modo nuovamente la nota sensibile alla scala minore naturale e una maggiore conclusività in senso ascendente, quindi quando si va dal settimo grado verso la tonica, nuovamente verso l'ottava della scala.
Quindi per costruirci la scala minore melodica di Do ci basta prendere la scala minore naturale di Do, vedere quali sono il sesto ed il settimo grado ed alzarli di un semitono. In questo modo otteniamo la scala minore melodica di Do. Vediamo innanzitutto quali sono il sesto ed il settimo grado della scala minore naturale di Do. Noi come sempre contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il sesto grado è il La bemolle. Vediamo anche qual è il settimo grado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e un Si bemolle. Quindi per ottenere la scala minore melodica di Do dobbiamo prendere il sesto e il settimo grado della scala minore naturale di Do, che sono il La bemolle ed il Si bemolle, e alzarli di un semitono. Quindi il La bemolle diventerà un La ed il Si bemolle diventerà un Si. Quindi la scala ci risulterà in questo modo: Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol, La, Si, Do. Prendendola con un'altra diteggiatura, il La lo possiamo prendere qui, poi abbiamo il Si ed il Do. Questa è la scala minore melodica di Do. Composta dalle note Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol, La, Si, Do. In questo modo abbiamo ottenuto la scala minore melodica di Do. Prima di procedere alla costruzione di quelli che sono i modi della scala minore melodica su ogni singolo grado di questa scala, vi faccio vedere una piccola differenza con la scala maggiore. La scala maggiore di Do ve la prendo in questa posizione, a questa diteggiatura, che è la scala che tutti noi conosciamo: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. La scala minore melodica di Do è invece questa, che è composta dalle note Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol, La, Si, Do. Quindi se noi osserviamo queste due scale e le mettiamo a confronto, la scala maggiore di Do con la scala minore melodica di Do, vediamo che l'unica differenza è che il Mi della scala maggiore nella scala minore melodica è diventato un Mi bemolle. Per il resto le altre note sono esattamente le stesse della scala maggiore. Quindi possiamo costruirci la scala minore melodica facendo così come abbiamo fatto, partendo dal sesto grado della scala maggiore, costruendo la scala minore naturale, poi alzando il sesto e il settimo grado di un semitono e ottenere la scala minore melodica, oppure prendere una qualsiasi scala maggiore e abbassare il terzo grado di un semitono. In questo modo andiamo a ottenere la scala minore melodica che ha la stessa tonica, così come abbiamo visto per il Do, scala maggiore di Do, scala minore melodica di Do, esattamente il Mi, che è il terzo grado, è diventato un Mi bemolle nella scala minore melodica. Io come al solito vi consiglio sempre di farlo partendo dalla scala maggiore, vedendo qual è il sesto grado, costruendo la scala minore naturale e poi alzando di un semitono il sesto di settimo grado. Però in alternativa potete costruirvi la scala minore melodica su qualsiasi tonica partendo da una scala maggiore ed abbassando il terzo grado di un semitono. In questo modo otterrete quella che è la scala minore melodica sulla stessa tonica di quella scala maggiore. Fatta questa piccola premessa e questa costruzione della scala minore melodica, passiamo a costruirci quelli che sono i modi della scala minore melodica. Il primo modo lo abbiamo già costruito, che è appunto la scala minore melodica. Questo è il primo modo della scala minore melodica sul primo grado, il Do in questo caso, che è detta anche scala ipoionica. Adesso per andarci a costruire quelli che sono i modi della scala minore melodica dobbiamo partire da ogni singolo grado della scala minore melodica di Do e costruire delle scale che vanno da un grado fino al grado successivo e utilizzano sempre le note della scala minore melodica di partenza, in questo caso la scala minore melodica di Do. Iniziamo quindi dal secondo grado. Il secondo grado della scala minore melodica di Do è il Re. Quindi adesso dobbiamo partire da un Re fino al Re successivo
e costruire una scala che ha sempre le stesse note della scala minore melodica di Do. Quindi sarà una scala che ci risulta composta dalle note Re, Mi bemolle, Fa, Sol, La, Si, Do e ritorna sul Re. Facciamolo direttamente sulla nostra chitarra. Partiamo dal Re e suoniamo Re, Mi bemolle, Fa, Sol, La, Si, Do, Re. Abbiamo così ottenuto questa scala. Questa è la scala dorica con la seconda bemolle. Viene chiamata scala dorica con la seconda bemolle perché se infatti noi guardiamo la composizione di questa scala, adesso il nostro Mi bemolle si trova sul secondo grado, è il secondo grado di questa scala. Per questo questa scala viene chiamata scala dorica con la seconda bemolle, che è composta dalle note Re, Mi bemolle, Fa, Sol, La, Si, Do e ritorna sul Re. In questo modo, dunque, partendo dal secondo grado della scala minore melodica di Do e utilizzando sempre le stesse note della scala minore melodica di Do, abbiamo ottenuto la scala dorica con la seconda bemolle, la scala dorica B2. Noi avevamo già visto questa lezione l'avevo già pubblicata, perché la scala minore melodica io vi avevo fatto vedere i modi soltanto in senso ascendente, perché in realtà secondo l'armonia classica la scala minore melodica va in un senso quando va in senso ascendente e poi ritorna come la scala minore naturale quando va in senso discendente. Quindi secondo l'armonia classica anche i modi della scala minore melodica dovrebbero essere fatti in senso ascendente e poi ritornare in senso discendente. Io vi avevo fatto vedere questi modi in senso ascendente per poi parlarvi di quella che è la scala bachiana e poi volevo anche farvi rivedere quelli che sono i modi mantenendo la stessa posizione in senso ascendente ed in senso discendente. Poi ho deciso invece di invertire gli addendi. Ho messo prima la scala, vi ho caricato prima il video della scala minore melodica bachiana e poi vi sto facendo vedere adesso i modi, di modo che noi ci riferiamo sempre alla scala minore melodica bachiana, manteniamo la stessa diteggiatura sia in senso ascendente che in senso discendente. Questo ci serve per l'applicazione pratica di queste scale, anche se comunque in alcuni casi noi vedremo ci rifaremo sempre all'armonia classica per la sostituzione di alcune di queste scale, soprattutto per quella che nasce sul quinto grado. Quando andremo a sostituire la scala misolidia che nasce dalla scala maggiore, la sostituiremo con quella che è la scala misolidia che nasce dalla scala minore melodica. Fatta questa piccola premessa e questa piccola introduzione su quello che è la scala, i modi in senso ascendente e in senso discendente secondo la scala bachiana, adesso continuiamo con la costruzione dei modi e partiamo adesso dal terzo grado e costruiamo un'altra scala. Vediamo qual è il terzo grado della scala minore melodica di Do. 1, 2, 3 e un Mi bemolle. Quindi adesso dobbiamo partire da un Mi bemolle fino al Mi bemolle successivo e costruire una scala che ha sempre le stesse note della scala minore melodica di Do. Quindi sarà una scala composta dalle note Mi bemolle, Fa, Sol, La, Si, Do, Re e ritorna sul Mi bemolle. Facciamolo come al solito sulla nostra chitarra. Suoniamo il Mi bemolle, il Fa, il Sol, il La, il Si, il Do, il Re e ritorniamo sul Mi bemolle. Abbiamo così ottenuto questa scala. Questa è la scala lidia aumentata che parte dal terzo grado della scala minore melodica, in questo caso di Do, e utilizza sempre le stesse note della scala minore melodica di partenza, in questo caso la scala minore melodica di Do. Quindi parte dal terzo grado, che è il Mi bemolle, e utilizza sempre le stesse note della scala minore melodica di Do. Passiamo adesso subito velocemente al quarto grado. Vediamo qual è il quarto grado della scala minore melodica di Do. 1, 2, 3, 4. Il quarto grado è un Fa. Quindi adesso dobbiamo partire da un Fa fino al Fa successivo
e costruire una scala che ha sempre le stesse note della scala minore melodica di Do. Quindi sarà una scala composta dalle note Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi bemolle e ritorna sul Fa. Facciamolo sulla nostra chitarra, partiamo dal Fa al primo tasto sulla sesta corda e suoniamo Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi bemolle e torniamo sul Fa. Abbiamo così ottenuto questa scala. Questa è la scala Lidia con la settima bemolle, perché appunto se noi contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il nostro Mi bemolle si trova adesso sul settimo grado. Ecco perché questa scala viene chiamata scala Lidia con la settima bemolle, che è una scala che nasce sul quarto grado della scala minore melodica e utilizza sempre le note della scala minore melodica di partenza. Nel caso del Do, il quarto grado e il Fa, quindi si parte da un Fa fino al Fa successivo e si utilizzano le note della scala minore melodica di Do. In questo caso abbiamo ottenuto la scala Lidia con la settima bemolle di Fa, che è il quarto grado della scala minore melodica di Do. Passiamo adesso al grado successivo, andiamo sul quinto grado della scala minore melodica di Do. Vediamo qual è il quinto grado. 1, 2, 3, 4, 5. Il quinto grado è un Sol. Quindi adesso dobbiamo partire da un Sol fino al Sol successivo e costruire una scala che ha sempre le stesse note della scala minore melodica di Do. Quindi sarà una scala composta dalle note Sol, La, Si, Do, Re, Mi bemolle, Fa e ritorna sul Sol. Facciamolo direttamente sulla nostra chitarra. Partiamo dal Sol e suoniamo Sol, La, Si, Do, Re, Mi bemolle, Fa e torniamo sul Sol. Abbiamo così ottenuto questa scala. Questa è la scala Mi Sol Lidia con la sesta bemolle, perché appunto se noi contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, il nostro Mi bemolle si è spostato adesso sul sesto grado. Per questo viene chiamata scala Mi Sol Lidia con la sesta bemolle, che è una scala che nasce dal quinto grado della scala minore melodica di Do in questo caso e utilizza sempre le note della scala minore melodica di partenza, in questo caso la scala minore melodica di Do. In questo modo abbiamo ottenuto la scala Mi Sol Lidia con la sesta bemolle di Sol, che è il quinto grado della scala minore melodica di Do, partendo da un Sol fino al Sol successivo e costruendo una scala che ha sempre le note della scala minore melodica di Do, ottenendo la scala Mi Sol Lidia con la sesta bemolle. Passiamo a costruire la scala che si trova sul sesto grado della scala minore melodica di Do. Innanzitutto vediamo qual è il sesto grado della scala minore melodica di Do. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol, La. Il sesto grado della scala minore melodica di Do è un La, quindi adesso dobbiamo partire da un La fino al La successivo e costruire una scala che ha sempre le stesse note della scala minore melodica di Do. Quindi sarà una scala composta dalle note La, Si, Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol e ritorna sul La. Facciamolo sulla nostra chitarra, partiamo dal La al quinto tasto sulla sesta corda e suoniamo La, Si, Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol e torniamo sul La. Abbiamo così ottenuto questa scala. Questa è la scala Locrea con la seconda aumentata, chiamata anche scala Locrea con la seconda B quadro, che è una scala che parte dal sesto grado della scala minore melodica di partenza, in questo caso dal La, che è il sesto grado della scala minore melodica di Do, e utilizza sempre le stesse note della scala minore melodica di partenza. Quindi si parte dal sesto grado della scala minore melodica di Do, che è il La, da un La fino al La successivo, e si costruisce una scala che ha sempre le stesse note della scala minore melodica di Do, ottenendo in questo caso la scala Locrea con la seconda aumentata o B quadro seconda.
Passiamo a vedere anche adesso la scala che nasce sull'ultimo grado, sul settimo grado della scala minore melodica di Do. Vediamo innanzitutto qual è il settimo grado della scala minore melodica di Do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol, La, Si. Il settimo grado della scala minore melodica di Do è il Si. Quindi adesso dobbiamo partire da un Si fino al Si successivo e costruire una scala che ha sempre le stesse note della scala minore melodica di Do. Quindi sarà una scala composta dalle note Si, Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol, La e ritorna sul Si. Facciamolo sulla nostra chitarra, partiamo dal Si al settimo tasto sulla sesta corda e suoniamo Si, Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol, La, Si. Abbiamo così ottenuto questa scala. Questa è la famosa scala superlocria, che è una scala che nasce dal settimo grado della scala minore melodica e utilizza sempre le note della scala minore melodica di partenza. In questo caso siamo partiti dal settimo grado della scala minore melodica di Do, che è il Si, e abbiamo costruito una scala dal Si fino al Si successivo che utilizza sempre le note della scala minore melodica di Do, ottenendo questa scala, che è la scala superlocria di Si, che è la scala che nasce sul settimo grado della scala minore melodica di Do. E in questo caso abbiamo finito il nostro giro e abbiamo costruito tutti quelli che sono i modi della scala minore melodica di Do. Quindi siamo partiti dal primo grado, dal secondo, dal terzo, dal quarto, dal quinto, dal sesto e dal settimo grado, che è il Si, ottenendo la scala superlocria, e abbiamo costruito tutti i modi della scala minore melodica. Quindi, ricapitolando i modi della scala minore melodica, così come i modi delle altre scale, si parte da ogni singolo grado della scala minore melodica e si costruiscono delle scale che utilizzano sempre le note della scala minore melodica di partenza. Noi l'abbiamo fatto nel caso del Do, adesso voi fatelo per tutte le altre tonalità. Quindi ricavatevi quelli che sono i modi della scala minore melodica in tutte le altre tonalità. Io vi consiglio sempre di farlo con carta e penna, quindi prendere carta e penna, scrivervi quelle che sono le note della scala minore melodica e poi scrivervi tutte quelle che sono le altre note delle scale minore delle altre scale che nascono sui gradi della stessa scala minore melodica. Adesso io vi ho preparato quella che sono i modi della scala minore melodica di Sol. Fatelo seguendo l'ordine del circolo delle quinte, perché è più semplice. Noi siamo partiti dal Do in questo caso, che è la prima. Adesso io vi faccio vedere quella che è la prima quinta in senso ascendente, che è il Sol, quindi verso destra sul circolo delle quinte. Perché vi conviene farlo sul circolo delle quinte? Perché muovendovi per quinte avrete sempre un'alterazione in più, avrete sempre una nota alterata. Adesso io vi faccio vedere uno schema di come andare a ricavare proprio con carta e penna quelle che sono tutte le note che compongono i vari modi della scala minore melodica di Sol. Io ve l'ho fatto per il Sol. Semplicemente scriviamo in senso orizzontale ed in senso verticale quelle che sono le note della scala minore melodica. In questo caso io ve lo sto facendo per il Sol, e poi scriviamo, poi partendo dalle note scritte in verticale, tutte le altre note che saranno sempre le stesse note della scala minore melodica di Sol. In questo modo otteniamo tutte le altre scale, tutte le altre note che compongono le altre scale che nascono sui singoli gradi della scala minore melodica di Sol. Io ve lo faccio vedere per il Sol, poi voi prendetevi carta e penna e fatelo anche per le altre tonalità. Per costruirvi la scala minore melodica, come abbiamo visto all'inizio del video, potete o partire dalla scala maggiore, vedere qual è il sesto grado, costruire la scala minore naturale e alzare il sesto e il settimo grado di un semitono, oppure partire da una scala maggiore e abbassare il terzo grado di un semitono. Otterrete comunque la scala minore melodica di quella stessa tonica.
Ragazzi, io spero anche in questo caso di essere stato abbastanza chiaro nello spiegarvi quelli che sono i modi della scala minore melodica. Vi ricordo, lo stiamo facendo secondo la scala bachiana, quindi stiamo mantenendo in senso ascendente e in senso discendente le scale che rimangono invariate sia in senso ascendente e in senso discendente, così esattamente come faceva Bach con la scala minore melodica, invertendo quello che era l'ordine dell'armonia classica, che diceva che doveva scendere, andare in senso ascendente con la scala minore melodica per ritornare come una scala minore naturale. Bach ha mantenuto le alterazioni transitorie sia in senso ascendente che in senso discendente. Così noi lo facciamo anche per i modi, ci manteniamo quelli che sono i modi sia in senso ascendente che in senso discendente. Spero anche di essere stato abbastanza veloce, ho cercato di accelerare un po' giusto per non far durare questi video più del necessario. Come al solito, se qualcosa non dovesse essere chiaro, voi me lo scrivete nei commenti, vi darò tutti i chiarimenti possibili. Se volete, come al solito, iscrivetevi al canale, mettete un like, condividete questo video se vi piace quello che stiamo facendo, se avete capito anche oggi cosa sono i modi e come ottenere i modi della scala minore melodica partendo da una qualsiasi scala minore melodica. Ma soprattutto, ragazzi, ricordatevi di suonare sempre, suonare sempre, suonare sempre e di suonare sempre anche la scala minore melodica e tutti i modi della scala minore melodica.